Uno dei problemi più influenti nella propria vita è la sedentarietà. Essa può nuocere a tal punto da creare seri danni come artrosi, osteoporosi, diabete. Ma se si seguono degli ottimi consigli si possono prevenire. Ecco che ti espongo i 10 modi in cui la sedentarietà ti uccide e 10 modi per combatterla. Se non sei ancora iscritto ti chiedo di cliccare sul pulsante rosso che per te è gratis ma per me, mi aiuta ad aiutare molte più persone, se vuoi lasci un like sei un grande e ti lascio al video. 10 modi in cui la sedentarietà ti uccide. Rovina la postura. Non solo trascorriamo l'intera giornata seduti. Lo facciamo anche nel modo sbagliato, torcicollo, dolori alle spalle e alla schiena ce lo indicano chiaramente. Stare semisdraiati alla scrivania non causa solo malesseri muscolari. Può portare a cifosi, la classica gobba, lordosi, l'infossamento della colonna vertebrale a livello lombare e cervicale, causare ernia al disco e altri problemi alla spina dorsale. Se fate un lavoro sedentario, assicuratevi di appoggiarvi allo schienale, di tenere le spalle rilassate, i piedi appoggiati a terra, i fianchi il più indietro possibile e le ginocchia all'altezza delle anche. Atrofizza i muscoli. Anche l'atleta più allenato, trascorrendo molto tempo seduto, rischia di perdere massa ed elasticità muscolare. Le fasce muscolari utilizzate per mantenere la postura eretta, come addominali, glutei, muscoli pelvici e dorsali, si indeboliscono, accorciano e perdono in tonicità. I grassi che dovrebbero essere utilizzati per produrre energia si trasformano in tessuto adiposo. E ricominciare a muoversi dopo tante ore di inattività può sembrare un'impresa. Uno studio americano compiuto su 167.000 persone ha rivelato che stare seduti per più di 3 ore al giorno accorcia la vita di 2 anni, a prescindere dall'attività fisica praticata. Alzarsi frequentemente, fare le scale o andare al lavoro a piedi o, per chi può, optare per scrivanie da usare in piedi può aiutare a prevenire il problema. Indebolisce le ossa. Per non perdere densità e rimanere forti, le ossa hanno bisogno di sostenere peso, ecco perché, in assenza di gravità, gli astronauti devono lottare contro l'osteoporosi. Trascorrere troppo tempo seduti riduce il carico di lavoro necessario alle ossa per rimanere sane. Una camminata al giorno, magari in pausa pranzo, può aiutare a ridurre il rischio di indebolimento osseo. Rallenta il metabolismo. Basta un'ora seduti davanti al vostro telefilm preferito per far abbassare la lipasi, un importante enzima che agisce sui trigliceridi trasformando il colesterolo cattivo in colesterolo buono, anche del 90%. Con il lavoro del metabolismo ridotto ai minimi termini, se non si abbassa anche il carico di calorie assunte si mette su peso, e si va incontro a un maggiore rischio di diabete e malattie cardiovascolari. Si stima che, solamente stando in piedi, senza particolare sforzo fisico, per 3 ore al giorno, si brucino 144 calorie. Non ultimo, abbandonarsi sul divano dopo una lauta cena e dopo aver saltato la palestra per la 3ª sera consecutiva, può creare problemi digestivi, e notti più agitate del solito. Insulina inutilizzata. Troppe ore seduti possono portare a forme di insulinoresistenza, ossia a una bassa risposta cellulare all'azione dell'insulina prodotta dal pancreas, che, incurante del fatto che non stiamo facendo attività fisica, continua a lavorare. Una ridotta sensibilità all'insulina può portare all'insorgenza di diabete di tipo 2, soprattutto, dicono gli studi, nelle donne. Non solo, la sedentarietà porta anche a un eccesso di proteina C reattiva, associata agli stati infiammatori e al rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro. Problemi cardiaci. Trattenersi per più di 4 ore al giorno sul divano davanti alla TV è stato collegato a un rischio più alto del 125% di contrarre malattie cardiovascolari rispetto alle probabilità di eventi cardiaci cui vanno incontro i telespettatori moderati 2 ore o meno al giorno. La sedentarietà è associata a minori livelli di HDL nel sangue. L'HDL, il cosiddetto colesterolo buono, è fondamentale per ripulire le arterie dal colesterolo cattivo. Problemi di circolazione. Troppe ore sulla sedia aumentano il rischio di accumulo di liquidi nelle estremità inferiori, edema. La cattiva circolazione può causare vene varicose, tromboflebiti, l'infiammazione di vene superficiali, oltre a un maggiore rischio di coaguli nel sangue. Apnee notturne. Ritenzione idrica e problemi di circolazione, che come abbiamo visto, sono collegati all'eccessiva sedentarietà, contribuiscono ad aumentare il rischio di sindrome delle apnee notturne, l'interruzione, da pochi secondi ad alcuni minuti, della respirazione durante il sonno. I fluidi che di giorno, grazie alla gravità, si accumulano nelle estremità, di notte sono liberi di fluire e possono contribuire all'ostruzione delle vie aeree. Mancanza di creatività. Il cervello non è immune dalla cascata di conseguenze negative della sedentarietà. Con un metabolismo rallentato, una circolazione anomala e gli equilibri ormonali sballati, vi capiterà di sentirvi intontiti, assonnati, di pessimo umore e privi di slancio.
Studi dimostrano che gli spazi lavorativi in cui è possibile lavorare stando in piedi ospitano impiegati più concentrati, ottimisti e positivi, tutte caratteristiche che giovano alla creatività. Se vi sentite giù di corda, convertite la pausa caffè con un quarto d'ora di camminata all'aperto, probabilmente vi verrà quell'idea che cercate da tempo. Aumenta il rischio di invalidità. Quanto detto fin qui vale per tutti, ma a maggior ragione per gli over 60, che trascorrono seduti anche 9 ore al giorno. In questa popolazione, la sedentarietà è collegata a un rischio particolarmente alto di sviluppare difficoltà in quelle considerate normali attività quotidiane come vestirsi, alimentarsi, gestire l'igiene personale, camminare, fare le scale. Con l'aumento del tempo a disposizione, ci si può allora dedicare alle attività all'aperto preferite, a beneficio del fisico e dell'umore. Come combattere la sedentarietà? È possibile combattere la dannosa tendenza alla vita sedentaria? La risposta è ovviamente sì. Combattere la sedentarietà non è solo possibile ma è anche molto semplice. Vediamo quali sono i 10 facili comportamenti che è possibile attuare anche nelle classi per combattere la vita sedentaria. Fare le scale, stop agli ascensori. Che siano 10 o 50 gradini, sfruttate questa preziosa opportunità di esercizio. Andare al lavoro a piedi o in bicicletta, se le distanze lo permettono, cercate di sfruttare l'energia del corpo, invece di quella dei mezzi pubblici, per raggiungere il posto di lavoro. Passeggiare, sono sufficienti 30 minuti per contribuire non solo al benessere del corpo ma anche a quello della mente. Sport, non sono necessari palestre o personal trainer. Bastano pochi esercizi ripetuti ogni giorno e con costanza, anche nel salotto di casa vostra, per migliorare notevolmente il vostro tenore muscolare. Movimento sul lavoro, passiamo moltissime ore seduti alla scrivania. Cerchiamo di mantenere una postura eretta davanti al computer e fare piccole pause cogliendo l'occasione di ruotare il collo o piegare e distendere le gambe sotto la scrivania, per evitare che i muscoli si intorpidiscano. Ascoltare musica, fare di noiose incombenze come la pulizia della casa, un momento divertente per scaricare la tensione, può portare al nostro organismo moltissimi benefici. Stop alla pigrizia, incomincio domani non è un buon alibi. Impegno, determinazione e tempestività sono le parole d'ordine. Fissare degli obiettivi, vedere la luce alla fine del tunnel è molto importante per incentivare la motivazione personale. Darsi dei piccoli traguardi e premiarsi quando li si raggiunge. La soddisfazione crescente farà aumentare anche la voglia di proseguire sul percorso verso una maggiore salute. Limitare la TV, è importante cercare però di non protrarre il relax oltre il giusto tempo di recupero fisico. È sempre meglio coltivare un hobby, andare al parco, fare un giro in bicicletta. L'esposizione eccessiva a televisione, videogiochi, smartphone, non è buona amica della nostra salute. Alimentazione sana, non è un rimedio ma un alleato nella lotta alla vita sedentaria. Mangiare in maniera corretta, limitando l'assunzione di cibi grassi, zuccheri e alcolici renderà l'organismo più forte e pronto all'attività fisica. Nello specifico, indico frequenza, intensità e durata dell'attività a seconda delle diverse fasce di età. Bambini e adolescenti, da 5 a 17 anni, dovrebbero raggiungere una media di 60 minuti di movimento quotidiano da abbinare, se possibile, con esercizi di potenziamento muscolare almeno 3 volte a settimana. Adulti, da 18 a 64 anni, dovrebbero svolgere attività fisica di moderata intensità tra i 150 e i 300 minuti settimanali o tra i 75 e i 150 minuti se di intensità vigorosa, oppure combinazioni equivalenti delle due modalità con inclusi esercizi per il rafforzamento muscolare, almeno 2 giorni a settimana. Anziani, oltre 65 anni, è consigliato di svolgere un'attività fisica che rinforzi l'equilibrio e la coordinazione e che sostenga il potenziamento muscolare, con una frequenza di 150-300 minuti settimanali. Donne in gravidanza e nel postparto, in assenza di controindicazioni, dovrebbero svolgere almeno 150 minuti settimanali di attività fisica aerobica di moderata intensità oppure ottenere benefici praticando anche uno stretching dolce. La rivoluzione tecnologica e l'avvento del digitale hanno spinto il processo di modernizzazione anche dell'attività fisica proponendo sempre più soluzioni concrete contro pigrizia e sedentarietà. Sono ormai milioni le persone che indossano un fitness tracker, ossia un orologio da polso da impiegare giornalmente per contare i passi, misurare le distanze percorse, calcolare il numero delle calorie consumate, che sicuramente invogliano a muoversi di più, e nei più motivati, contribuiscono a modificare lo stile di vita. Tra le innovazioni anche app, smart band, wearable device, aiutano a tenere sotto controllo l'attività fisica e a monitorare la propria salute, grazie a sensori collegati allo smartphone capaci perfino di lanciare alert che scattano dopo un lungo periodo di inattività registrata, con il chiaro invito a fare movimento. In conclusione, fare una vita fisicamente attiva fa bene. Fa lavorare i nostri muscoli, il nostro cuore e i nostri polmoni, ci aiuta a sentirci meglio e riduce il rischio di malattie.
Cosa state aspettando a rimettervi in forma? A iscrivervi e a condividere per far conoscere a tutti come vivere meglio? Lascia un commento e un like se ti è piaciuto e da un prossimo video.